Welcome, listeners, to the Ducarelli podcast. Today, we are presenting the fourth and final episode of the Awareness miniseries, Awakening to the New Life. I am Alla, your host, and today's returning guest is Bonaventura Bevilacqua, student of the International School of Self-Awareness, who allows us to deeply reflect through every conversation we have. This episode is recorded in both English and Italian for your listening pleasure. Please click on follow as you're listening to this episode to support the podcast. Saluto tutti gli ascoltatori del Ducarelli Podcast, sono Anna. Oggi presentiamo la quarta e ultima puntata di Awareness, una miniserie di 4 episodi, Risvegliarsi alla Nuova Vita. E di nuovo con noi Bonaventura Bevilacqua, studente dell'International School of Self-Awareness, che ci sollecita sempre nuovi spunti di riflessione. Questo episodio sarà registrato sia in italiano che in inglese. Vi chiediamo di cliccare su follow o segui per sostenerci. Grazie e thank you a tutti gli ascoltatori del Ducarelli Podcast. Bentornato and welcome back, Bonaventura. Allora, Anna, abbiamo condiviso nell'episodio precedente il tema dell'amare veramente se stessi. Abbiamo visto che innanzitutto, prima ancora di dedicarmi all'altro, al prossimo, prima ancora che l'altro si prenda cura di me, sono io che devo dedicare a me stesso la parte più importante della mia attenzione. E infatti è solo così che il mio intero essere potrà vivere in armonia e in equilibrio. In the previous episode, we shared about truly loving oneself, and we saw that first and foremost, before I even devote myself to another, even before the other can take care of me, it is I who must dedicate myself to the most important part of my attention. Only in this way can my whole being live in harmony and balance. A questo punto è arrivato il momento di introdurre il discorso del mio risveglio, perché quando mi sono visto per ciò che realmente sono, quando il principio femminile mi ha portato ad accogliermi così come sono, questo è l'inizio del mio risveglio. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vivere questo momento sanno interiormente che questo momento è raro, è prezioso come un diamante che viene trovato nelle profondità delle viscere della terra, ma è da ora capace di illuminare e di ispirare la mia vita da queste profondità. So at this point, now that we've been talking about seeking self-awareness, true love, and truly loving oneself, the time has arrived that we must talk about my awakening. Because when I saw myself for what I really am, when the feminine part of me led me to embrace myself as I am, this is truly the beginning of my awakening. All those who have had the good fortune to have lived this moment know inwardly that it is rare and precious as a diamond found in the depths of the earth, and now able to illuminate, to inspire my life. Bonaventura, I recall readings of ancient texts in the past that always have references to an awakening. Ricordo delle letture dei testi antichi che ho letto nel passato che ci sono sempre riferimenti al risveglio. È vero, alzati o vegliate, è proprio così, Anna. Negli antichi testi troviamo spesso queste esortazioni, come se esistesse la vita che conosco, quella che frequento abitudinariamente, con quella parte di me che non riesce però mai a sorprendermi, la vita che continua a vivere, nella quale continuo a vivere eventi e situazioni simili in maniera ciclica e che mi sorprendo spesso a ripetere ma perché solo a me capitano queste cose? Perché sempre a me? No? E poi c'è un'altra vita che si apre varcando una soglia, entrando nel luogo che Patrizio Paoletti definisce con un'immagine evocativa il Giardino della Fioritura. E in questo Giardino della Fioritura vive il me migliore di me, quel me stesso che è ormai libero dalle vergogne, dalle convinzioni, dai condizionamenti che mi autolimitano.
e che però ho disseminato lungo il percorso della mia vita come degli ostacoli molto insidiosi lungo il mio percorso. So yes, it is true, and that in ancient texts we often find these exhortations as if they were the life I know, the one that I habitually frequent, with that part of me that never manages to surprise me, that in which I continue to experience the events and similar situations that seem to be cyclical and repetitive, that makes me say each time, but why do these things only happen to me? Why is it always me? And that then another life that opens by crossing the threshold and entering the place which Patrizio Paoletti, with an evocative image, defines as the garden of blossoming, where the me better than me lives. And there I live free from shame, from convictions, from the conditioning that self-limits me and that I have disseminated along the path of my life as insidious obstacles. So, Bonaventura, share with our listeners so that we better understand this alternative, new, improved life, this higher level of awareness that we can obtain. Is it within reach? Potresti condividere con i nostri ascoltatori, Bonaventura, in modo da capire meglio questa altra vita, questa consapevolezza più alta che possiamo raggiungere? È alla nostra portata? Quest'altra vita che sembra così lontana, in realtà è anche solo ad una spanna da me. Per me che desidero guardare al di là di ciò che già conosco di me stesso, per me che aspiro a dare un senso più reale al dono della vita, l'inizio di questo percorso di crescita non è solo visibile, ma diventa realmente concreto e possibile anche. So this other life that seems to be extremely far away, in reality, is just a short stretch from me. For the me that I want to look beyond what I already know of myself, for the me that I aspire to give real meaning to the gift of life, the beginning of its path of growth is not only visible, but it becomes concrete and possible. Dobbiamo stare molto attenti però in questo momento, Anna, perché oggi il bombardamento delle informazioni a cui io sono sottoposto, da un lato sembra facilitarmi l'incontro con ciò che sto cercando, ma tra le mille proposte, riconoscere quella che veramente per me non è un compito semplice. Awareness è il luogo dove vado alla scoperta di me stesso, di quella stanza interiore dove nel silenzio e nell'ascolto posso riconoscere ciò che è veramente utile alla mia vita. So we have to be very cautious because in these times, given these times, there is a constant bombardment of information to which we are all subjected that seems to facilitate the encounter with what I seek, but between thousands upon thousands of proposals. Recognizing what is really for me is not a simple task any longer. Awareness is the place where I go to discover myself, and that inner room where the silence and the listening that I can recognize that which is truly useful to my life. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che le idee che riguardano l'amore, la nuova vita, quest'altra vita e il contatto intimo con noi stessi sono l'oggetto del seminar, di questo seminar internazionale Awareness, che si tiene dal 19 al 21 marzo online. Siamo già veramente tanti, ma l'obiettivo è essere anche molti di più, perché più siamo, più abbiamo la capacità, la potenzialità, la forza di orientare l'umanità verso i principi del bene, del giusto, e fare naturalmente l'interesse non solo nostro immediato, ma anche quello dei nostri figli. Io lo dico naturalmente per tutti coloro che sono interessati, c'è la possibilità di approfondire le informazioni sul seminar, ormai mancano pochi giorni, al link che troveranno i nostri ascoltatori nei commenti, nelle show notes di questo podcast. So I want to share with each of us, all of our listeners, a reminder
that these ideas concerning love and new life and intimate contact with ourselves will be developed during the International Awareness Seminar from the 19th through the 21st of March. We are already many, including myself, but we want to be so many more only because we are able to orient our future and that of our children toward good, right, and equitable principles. Within the show notes, you'll find more information on this seminar. So che ti sei iscritta? Yes, mi sono iscritta, Bonaventura, non te l'ho detto? No. Non faccio la sorpresa oggi. Te lo volevo condividere con tutti, davanti a tutti. Che bello. Sono molto felice. Anch'io, sarà veramente un piacere di essere con voi. Bene. So, I too have gone through this path of listening to our 4 episodes in the miniseries and was very encouraged by the positivity and the messages that were shared. And I'm sure that Bonaventura has inspired many of you, but I have taken the step of registering for awareness. And perhaps after awareness, we might do an episode. Che dici, Bonaventura? Forse dopo awareness faremo anche un episodio di come è stato. Ne sarei molto felice. Così lo condividiamo insieme, dato che avremo frequentato il seminar insieme. Sì, esatto. So thank you, listeners, and thank you, Bonaventura. Our objective is to reach people across all cultures and to improve the quality of our lives in harmony with the planet for generations to come. Join us in our mission to reach 1 million followers. Click follow the Ducarelli podcast from the platform from which you listen. Cari ascoltatori, vi ringrazio per la vostra attenzione e grazie a te, Bonaventura. Grazie, Anna. Il nostro obiettivo è raggiungere persone di ogni cultura al fine di migliorare la qualità della vita in armonia con quella del pianeta e delle future generazioni. Unitevi alla nostra missione di raggiungere 1 milione di follower. Vi chiedo di cliccare su Segui, The Ducarelli Podcast, sulla piattaforma da cui state ascoltando. Alla prossima, Bonaventura. Until next time. Alla prossima. Next time.